Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi è un approfondimento alla lettura generale che trovate già nella playlist del canale nella sezione degli oroscopi annuali. Si tratta della prima linea, quindi andremo a vedere quali sono i movimenti da un punto di vista, diciamo, della crescita spirituale e della crescita personale. Come vi ricordo sempre, ragazzi, sono letture di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Nella descrizione del video trovate la mia mail, trovate la guida agli oroscopi collettivi e trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa tratta la sezione riservata agli abbonati. Andiamo a vedere con l'otto di pentacoli di che cosa si tratta nello specifico. Avevamo già visto un pochettino di che cosa si trattava, diciamo, in linea generale, però per chi magari non avesse visto, l'otto di pentacoli è una carta che fa riferimento normalmente al lavoro, a qualche cosa che deve essere fatto con quotidianità, con costanza, però diciamo è girato a testa in giù, quindi è un po' come se in questo semestre foste portati a lavorare proprio su questo o su quello che è la quotidianità, un qualche cosa di quotidiano, magari il vostro modo di essere costante o qualche cosa inerente al lavoro potrebbe essere. Adesso lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi questo cavaliere di spade e il re di pentacoli al contrario. Sono due figure e io ho come la sensazione che sarete un po' portati a, come vi posso dire, a non valutare troppo bene le cose, mi viene da dire, in modo pratico, ma è più un vado verso il mio obiettivo. Cavaliere di spade è sempre un'energia molto dinamica, molto forte, determinata soprattutto a livello mentale. Sì, probabilmente è un po' quello che dovrete lavorare, la forza della determinazione o la determinazione nel fare qualche cosa con costanza. Abbiamo poi anche questo re di pentacoli al contrario ed è, sì, ho la sensazione che abbiate l'esigenza di andare un po' più a fondo su determinate questioni. Sì, anche perché probabilmente è come se non aveste, perché mi parlano di basi, è come se avessi bisogno di partire dalle basi. Lo andiamo adesso a vedere con i mini tarocchi. Avevamo poi anche gli amanti al contrario e il tre di spade, ragazzi. Allora, gli amanti al contrario sono quella carta che quando, cioè parla un po' di carenza di amor proprio o comunque è un qualche cosa che riguarda, diciamo, il quarto chakra, non necessariamente una relazione di coppia, soprattutto perché questa è una linea spirituale e quindi riguarda un po' una qualche questione legata all'amor proprio che andrete a vivere. Sì, può essere che abbia a che vedere con il vostro modo di comportarvi nella quotidianità. È come se qualcuno qui si stesse trascinando un certo tipo di comportamento, come se qualcuno fosse portato ad andare avanti un po' così per automatismo e questa seconda parte del 2023 vi aiuterà un attimino a dire no, un attimo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. 10 di bastoni, 9 di spade, asso di pentacoli e regina di bastoni. Mm. Allora, ragazzi, questa questione quotidiana per molte persone potrebbe trattarsi di
un momento di, diciamo, stanchezza per tutto quello, ehm, diciamo, a cui dovete far fronte, per tutto quello di cui siete responsabili nella quotidianità. In realtà ho come la sensazione che nella seconda, avendo questo cavaliere di spade, che è sempre la determinazione, l'azione, il movimento e la velocità, è come se questa carta rappresentasse il fatto che state uscendo. In effetti il 10 di bastoni c'è, è ancora il contrario, ma io credo che sia solo un vostro modo di vedere le cose, perché il 9 di spade ricorda sempre il fatto che si viva un po' nel ricordo del dolore. In realtà poi qui avete un bellissimo asso di denaro e una regina di bastone. Io sento che prenderete piano piano le redini della situazione. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Ok. Uh, matto e sole. Ragazzi, allora, sono due carte bellissime perché sento proprio l'estate, la propulsione, la spinta in avanti, il calore, la genuinità, la curiosità dei bambini, la purezza d'animo, la crescita, l'espansione, l'abbondanza, le nuove avventure, la fiducia nella vita. È come se avesse una sorta di esplosione nel... È quello che lavorerete, l'amor proprio. Ok, io posso, ce la posso fare. È come se vi venisse una forza interna. Tenete presente che sono due carte che parlano di bambino interiore, oltre che di bambini in senso fisico. Però appunto essendo una linea spirituale, ragazzi, vi verrà una forza, io sento. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Mm, mm. Sì, sì, è proprio una questione legata all'amor proprio, ragazzi, perché è come se con questo Re di Pentacoli ad un certo punto vi rendeste conto del valore che realmente avete e di quello che vi danno. E non parlo solo di coppia o famiglia o lavoro, è proprio una questione globale. Quando c'è la carta del giudizio, il risveglio spirituale è il risveglio spirituale, è globale a 360 gradi. E qui ho come la sensazione con questo 6 di spade che molte persone inizieranno a farsi delle domande sulle proprie convinzioni, sulle responsabilità che ci si è assunti, sulle aspettative, perché il 10 di bastoni molte volte fa anche riferimento alle aspettative che la famiglia ha nei nostri confronti, che i fratelli magari hanno, che i figli hanno. Però 6 di spade è una carta di allontanamento, è come se vi doveste allontanare, come se a un certo punto vi risvegliaste, ci fosse una presa di coscienza e vi allontanaste da certe idee. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Quante carte? 8 di spade al contrario, imperatrice, 7 di denari e re di denari. Mm. Allora ragazzi, io qui sento che gli amanti al contrario, come vi dicevo, sono una carta che quando appare è come un po' se parlassero di un disequilibrio, di uno scarso amor proprio. Vedendo poi anche le carte che sono uscite, con questo 8 di spade, considerate che qui avevate il 9. Ho come l'idea che qualcuno, perché qui sì, vi renderete conto di qualche cosa, poi il punto è, ok, adesso come cambio la situazione? Non so come fare. Ho le mani legate, letteralmente.
Come se appunto vi rendeste conto ad un certo punto che voi valete di più di quello che gli altri vi dimostrano o meritate più tempo rispetto a quello che gli altri vi dedicano. Meritate di più, avete bisogno di più. E qui ho un po' la sensazione che vi dicano di prendervi del tempo, fondamentalmente. Avete bisogno di tempo per togliervi la benda dagli occhi. Tenete presente che quando c'è l'otto di spade si parla sempre di una situazione dove appunto ci si sente con le mani legate, quindi ci si sente impossibilitati, ma è solo a causa del modo di vedere della persona, perché è un modo di vedere negativo e negazionale, cioè nega l'evidenza dei fatti. Quindi è una persona che qualsiasi, quando magari cercate di aiutare, per farvi capire che tipo di atteggiamento ha la carta, quando cercate di aiutare questa persona per farla uscire da questa situazione dove c'è il temporale, piove, lei è scalza, insomma, è una situazione di bisogno, la persona troverà sempre, ma sempre, un motivo per dire eh no, ma quello non si può fare perché uno, eh no, ma quell'altro non si può fare perché no, no, no per tutto. È come se non ci si sentisse nel proprio potere personale. Tenete presente che per qualcuno cioè, è una questione legata a un bagaglio familiare, a un bagaglio culturale che andrete a rielaborare. Però poi una volta che distruggete, diciamo, perché qua c'è la presa di consapevolezza e ci si allontana, ok, da un certo tipo di realtà, da un certo tipo mi verrebbe da dire anche di ingenuità, ragazzi, perché probabilmente vedete le cose, o meglio, è come se nella seconda parte del 2023 vi rendeste conto di dove siete stati ingenui. Perché comunque avere queste due carte parla di una forte propulsione, dettata anche dall'istinto del momento, perché se pensate ai bambini, appena vedono, non lo so, una caramella, corrono senza preoccuparsi se c'è un ostacolo in mezzo tra loro e la caramella, ipotesi. Ecco, verrà un po' ridimensionata questo tipo di irrequietezza, possiamo dire, come se prendeste distanza da certi atteggiamenti. Mm. Andiamo a vedere il 3 di spade. Mm. Fante di spade al contrario e 7 di spade, ragazzi. Mm. Dunque, sono due figure di spade, insieme a me non piacciono particolarmente, ve lo dico, perché vi dirò, avete anche un 6 di spade, c'è qualcuno che o tenta di condizionarvi in questa seconda parte del 2023, ehm, o è qualcuno che vi ha già condizionato in qualche modo, se per esempio l'imperatrice facesse riferimento a una madre e il re di pentacoli a un padre o comunque una figura maschile. E come ragazzi, se qui prendeste consapevolezza, perché il re di pentacoli ce l'avete, è come se iniziaste a studiare i comportamenti di questo re di pentacoli, di una persona. Come se iniziaste a diventare curiosi, a capire dove non riuscite a vedere la via d'uscita. E qui vi renderete conto delle maschere che cascano. Perché c'è un 7 di spade, qualche realtà verrà a galla. Vi dico, avete un 3 di spade, non neghiamo che non sarà piacevole, però è come se vi dicessero di mantenere gli occhi aperti, di svegliarvi. Il giudizio è la carta del risveglio spirituale. Andate fiduciosi, io sento, però ad un certo punto cercate di analizzare appunto quali sono le vostre idee, da quali sono le idee degli altri, che cosa vi aspettate voi per voi stessi dalla vostra vita e che cosa invece si aspetta il compagno, il figlio, la mamma, il papà, il fratello, il cugino, il capo.
Wow. Devo dire che sarà un bel lavoro, ragazzi. Ehm, sì, guardate, per qualcuno potrebbe proprio esserci un bel risveglio spirituale. Vi dirò che qualcuno, se per esempio voi foste dei figli, ma anche no, cioè anche se insomma siete già adulti con famiglia propria, però è come se ci fosse qualche nuova avventura, qualche nuovo percorso ehm, che vi dà la possibilità di fare questa valutazione globale, come se ci fosse una sorta di distacco che vi dà la possibilità di notare sì, questa realtà diversa, mi verrebbe da dire. E da lì chiedetevi giustamente quanto valete, quanto vale quello che volete voi, quanto vale quello che vogliono gli altri, quanto è valido ancora per voi, e iniziate a rendervi conto di quello che veramente è vostro e di che cose invece sono magari le proiezioni degli altri. C'è un 7 di spade, quindi è un fante di spade, quindi non vi nego che potrebbe essere proprio qualcuno fisicamente che vi delude, ma è anche vero che per prendere consapevolezza ci si deve risvegliare, cioè per risvegliarsi ci vuole uno shock, ok? È difficile che comunque il risveglio spirituale sia dolce, cioè succede, ma è poco probabile perché noi nella vita, qua sulla Terra, impariamo per contrasto, impariamo per sofferenza. Quindi, mm? Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Andiamo a vedere che consiglio vi danno. Ragazzi, io intanto colgo l'occasione per farvi sapere che sto iniziando a proporre, cioè ho già iniziato in realtà, però a proporre un percorso individuale per capire meglio, diciamo così, su che cosa sono basate le vostre credenze, quindi è un lavoro specifico sulle credenze limitanti. In questo percorso che si può fare settimanalmente, settimanalmente, scusate, mensilmente o ogni 15 giorni, ehm, è un corso dove appunto insegno semplicemente a individuare le proprie credenze limitanti e poi ci sono alcune tecniche che vi spiego per andare a cambiare queste credenze. Se per caso qualcuno è interessato a saperne di più, mi può scrivere un'email a questo indirizzo. Ok, abbiamo saggezza. Bellissima carta, ragazzi. Allora, vi dice, vi fa, come vi posso dire, ricordare tutto quello che avete superato in tutti questi anni. E, vi dice di far leva su tutto quello che avete imparato, su tutto quello che avete acquisito, le nozioni, le esperienze, le informazioni, tutta la saggezza, insomma, che avete acquisito negli anni, è ora di riunirla perché vi aiuterà in questo momento di cambio, di trasformazione. Andiamo a vedere ancora una carta dei guerrieri di luce. Wow. Allora, questa carta fa riferimento alla stella blu. Scusate, mi stavo leggendo. Praticamente si dice che l'anima abbia questa, cioè diciamo abbia come una sorta di fiammella blu e viene chiamata la stella blu. E dice di far leva, di seguire la luce della vostra compassione innata. Perché vi porterà attraverso... Aspettatene. Ah, perché vi porterà alla verità che risiede nella vostra anima. È un po' come se vi dicessero di ricercare dentro. Come vi dicevo prima, lasciate stare quello che dicono gli altri, cercate di capire qual è il vostro valore, scusate, e cosa realmente meritate.
Quando una persona per esempio dice: "Io merito non mi merito questo o merito questo", no, per essere coerenti in realtà poi, bisogna anche non accettare quel tipo di situazione nella propria vita, perché un discorso è dire: "Non merito di essere trattato così" e poi in realtà accettare il tipo di comportamento che arriva da parte dell'altro. Se veramente pensate di non meritarlo, fate in modo che l'altra persona non si comporti più così. Cioè, è pensare una cosa ma comportarsi in un altro modo. Accettare che qualcuno faccia così con noi senza opporre resistenza, senza disappunto, senza far notare all'altra persona che ci siamo magari rimasti male, ecco, quello vuol dire accettare in un certo senso di essere trattati così. Cari amici dei gemelli, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, con una condivisione, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io ringrazio anche tutte le persone che continuamente sostengono il canale, quindi grazie. Vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!